Mi dispiace, non ci siamo capiti bene. Devo avere proprio frainteso, c'è stato un terribile equivoco. Scusatemi tanto, si è trattato di un qui pro quo. Qualcuno però potrebbe obiettare, d'accordo, può succedere a tutti, non ti preoccupare. Ma spiegati un po' meglio, che cos'è un qui pro quo? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Un qui pro quo è uno spiacevole malinteso, un tremendo abbaglio. Se ci pensate bene, ci capita tutti i giorni di prendere una cantonata, di confondere un tizio con un altro, di sbagliare il posto dell'appuntamento o addirittura di travisare totalmente un'informazione. Ma perché? Semplicemente perché sopraffatti da 1000 impegni ci siamo distratti un attimo, non abbiamo capito bene e abbiamo preso una cosa per un'altra. Ma che cosa vuol dire la parola qui pro quo? Chi l'ha inventata e come la possiamo utilizzare? Scopriamolo insieme. Qui pro quo è una splendida locuzione ereditata dalla lingua latina medievale. Nei trattati farmaceutici del tempo, quid pro quo è il titolo di un paragrafo, quello relativo ai rimedi alternativi, ai medicinali che possono essere assunti al posto di altri. Ora, quid e quo in latino sono rispettivamente il nominativo singolare neutro e l'ablativo del pronome interrogativo quis, che significa chi, che cosa, mentre pro è una preposizione, che vuol dire al posto di, invece di. In pratica il titolo quid pro quo si traduce banalmente con qualcosa da prendere al posto di qualcos'altro. Col tempo l'espressione ha assunto la forma di qui pro quo, che ancora oggi significa prendere un qui per un quo, prendere un nominativo per un ablativo, o qualcuno per qualcun altro, o una cosa per un'altra. Il mondo anglosassone, come spesso è accaduto in passato, ha fatto proprio anche questo modo di dire, dandogli però una sfumatura diversa. Quid pro quo in inglese assume il significato di contropartita, di qualcosa che si dà o si richiede in cambio di qualcos'altro. Una locuzione molto più vicina al nostro do ut des. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele, visto che basta solamente attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Quando allora ci sentiamo imbarazzati per aver preso un terribile granchio, per avere involontariamente confuso una persona con qualche altra, dimentichiamo presto il tremendo svarione e sorridiamo di fronte a questa espressione così curiosa, qui pro quo, che sembra quasi rassicurarci con affetto, rimandandoci prontamente a quella lista di medicamenti medievali prescritti come alternativa, efficaci a tal punto da poter essere tranquillamente assunti al posto di altri, invece di altri.